peace conflict or peace conference that we have today, the parent circle is definitely half-half. Men, and you see there is a brochure here, you can see that the men, the Palestinian men, are very involved in the parent circle. But there is an important thing that I have to tell you. The Palestinian women were not really involved in the beginning because they didn't have the language. The Palestinian men who were in the parent circle, they all spoke Hebrew. Why? Because they were in Israeli prisons, all of the men. And in the prisons, they learned Hebrew. So they were actually the center with the men in the parent circle. And then we decided, the women, that we didn't want that we wanted the women also to be part of the parent circle. So it's not an easy task because they don't know Hebrew, and Nadra knows English, which is wonderful, but not many know English. So we do have a permanent translator at every meeting because the importance of women being involved. It's not enough that women embroider and cook for us and make wonderful things. We wanted them to be active in talking and going to schools, and that we could only do if we had a translator, and that we have now. It's a very important part of our forum parent circle that there will be a translator at every meeting so that the women will be part and active in the parent circle, and they are. And that's an enormous change. And we feel that that's very important change that has taken place in the women's Palestinian women. Okay. Lei ha chiesto perché siamo solo donne qui e che peso rivestono le donne, che ruolo svolgono le donne nel conflitto e nella ricerca della pace. Io le dico che il Parent Circle è 50-50, cioè che c'è quasi parità tra il numero di uomini che ne fanno parte e il numero di donne. Però non è sempre stato così. All'inizio erano soltanto gli uomini palestinesi che venivano alle nostre riunioni. Ed è importante sottolineare questa storia. Per quale motivo all'inizio c'erano molti più uomini, anzi direi quasi soltanto uomini da parte palestinesi? Perché all'inizio le donne palestinesi non disponevano delle competenze linguistiche per partecipare attivamente. Come mai i palestinesi maschi parlavano l'ebraico e le donne no? Perché molti di quelli che hanno aderito a Parent Circle erano stati detenuti nelle carceri israeliane e lì avevano imparato l'ebraico. Le donne non venivano perché non erano in grado di comunicare, per loro non era facile presenziare e partecipare alle riunioni dove si parlava solo ebraico e poche conoscevano l'inglese. Noi per esempio a un certo punto, visto questo, abbiamo cercato di operare un cambiamento a questo livello, abbiamo introdotto la figura del traduttore permanente. A tutte le nostre riunioni partecipa un traduttore, sempre, perché non ci basta che le palestinesi cucinino per noi o ricamino per noi, sono delle cose meravigliose, ma noi vogliamo che siano parte attiva del processo, specialmente quelle che hanno vissuto le perdite come tutti quanti noi, che vengano a parlare, che vadano a parlare anche nelle scuole. Bisogna che gli altri vedano anche dei volti femminili. Dunque abbiamo introdotto noi di Parent Circle la presenza di un interprete, di un traduttore, in modo che le donne possano veramente prendere parte. E adesso lo fanno, e come? E questo è un cambiamento enorme secondo me. I just want one small anecdote to say. Me and Nadra, we cannot meet in Israel. Very difficult. So when we have an opportunity to go overseas together, then we meet. I mean, that's the absurdity that here we meet and, freely, openly. In Israel, we can't. So this is why I'm here with Nadra and not with a male representative of the parents. Quanto a me e a Nashua, è molto semplice. In Israele vederci è molto complicato, è molto più facile che qui all'estero. Quando partiamo all'estero ci possiamo vedere, siamo liberi di scambiare idee e opinioni. Ecco, fra l'altro, perché siamo qui tutte donne, o quantomeno noi due di Parent Circle. I can answer you in some humoristic way. We have all these male leaders and they didn't get anywhere till now. So
let's try to change the dialogue, maybe the women can do better. So our work is a real great success, and I think still we live in a patriarchal world, and especially in the Palestinian society. So we would like to hear the voice of the women, and we are, let's face it, we are the majority. So we can have impact, and we have a strong way of dealing and saying what we would like to say. That's basically the idea. Aggiungo che vorrei aggiungere una nota di umorismo. Siamo tutte donne, ci sarà un motivo, forse sarà perché ci sono tanti politici maschi che non ci hanno portato da nessuna parte verso la soluzione. Forse è il caso di cambiare, come dire, genere al dialogo e magari scopriamo che le donne sono più brave. Finora, per quello che possiamo dire noi riguardo al lavoro che svolgono le nostre organizzazioni, diremo che è proprio un grande successo, ma sappiamo bene che la nostra società è ancora una società patriarcale, specialmente sul versante palestinese, e noi abbiamo deciso che volevamo sentirla la voce di queste donne e farla sentire. Guardiamoci in faccia, siamo la maggioranza, sappiamo che le donne possono esercitare un impatto, un influsso su come vanno le cose, e sappiamo anche che le donne hanno una grande forza nel sentire e nel dire certe cose. Siliana got many prizes in the world, many medals, won many medals by the product of the olive oil. So it means something. It means that women create together oil and make prices, so we can do not less than men, maybe even sometimes better. Siliana ha ottenuto un sacco di premi, di medaglie, di riconoscimenti in tutto il mondo per la qualità dell'olio d'oliva che produce e gli altri prodotti. Significa che le donne, quando si mettono insieme, qualche cosa la possono creare, non meno degli uomini, anzi a volte direi anche meglio. I would like only to say a couple of sentences or words that only to conclude, the situation in Palestine, it's not a normal situation. We have to understand that we are still, especially as Palestinians, living under occupation, the Israeli occupation, and on a daily basis there's suffering there. But I believe as well in a way of the non-violent resistance, and I believe that even if our Israeli friends here, they represent the minority of the Israeli community who are actually resisting with the Palestinians, but they are our hope that there will be a change. But it's not like we are in a normal situation, and it's not very normal to see a Palestinian sitting with an Israeli. But because our Israeli friends here, they are defending Palestinians even sometimes more than the Palestinians themselves. A modo di conclusione vorrei dire che non dovete però pensare che la situazione, diciamo, di noi palestinesi sia una situazione normale, e che ciò che vedete, cioè noi due palestinesi con due israeliani, non è la norma. Bisogna ricordare che noi viviamo ancora e sempre sotto l'occupazione israeliana, che l'occupazione israeliana comporta per noi palestinesi sofferenze quotidiane. Io però sottoscrivo l'idea della resistenza non violenza, e anche se so che le nostre amiche israeliane qui rappresentano addirittura una minoranza rispetto agli israeliani che resistono all'occupazione, loro sono la nostra speranza. E tuttavia non è certo normale, non lo vedete tutti i giorni, donne israeliane palestinesi o uomini, e viaggiare insieme, conoscersi, frequentarsi, lavorare insieme. Vorrei dire che loro sono la nostra speranza, perché talvolta gli israeliani e le israeliane che difendono i palestinesi sono più bravi a fare questo dei palestinesi.